Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione io voglio parlare di ingranaggi, o meglio di trasmissioni tipiche che dovremmo trovare in diversi meccanismi e che possiamo definire mediante la funzionalità ingranaggi che troviamo dentro Creo Parametric. Prima di cominciare però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Per parlare di queste trasmissioni che possiamo definire attraverso lo strumento ingranaggi, ho già preparato un assieme in cui, come potete vedere, sono presenti degli elementi montati con delle specifiche connessioni. Ad esempio abbiamo due ruote che vogliono simulare le due ruote dentate che andremo poi a definire, che sono montate con una connessione cerniera o anche detta pin sull'assieme e che quindi possono liberamente ruotare. Poi abbiamo un elemento rettangolare che vuole, diciamo, idealizzare la cremagliera, che invece è montato sull'assieme con una connessione corsoio, anche detto slider. Dopodiché abbiamo anche altri due elementi che vogliono rappresentare vite e la madrevite, e abbiamo la vite che è montata con una connessione cerniera anche questa, e la madrevite invece è montata con una connessione corsoio. Quindi la vite può solo ruotare, la madrevite può solo traslare. A questo punto andiamo a definire la connessione ingranaggi tra questi elementi e vi mostrerò appunto quello che è possibile fare, ma soprattutto come è possibile farlo. Andiamo sotto applicazioni, scegliamo la funzionalità meccanismi, all'interno del quale tutti noi possiamo entrare con la licenza di base di Creo Parametric, e clicchiamo su ingranaggi. Andremo a utilizzare unicamente la funzionalità ingranaggi generici, che è la prima tipologia che viene suggerita in questo menu a tendina. In realtà qui sotto ne troviamo altre di funzionalità che sono un po' più evolute di quella generica, perché tengono conto anche di caratteristiche geometriche della dentatura piuttosto che della filettatura. E questo fa sì che poi è possibile fare anche eventualmente delle analisi dinamiche su questo tipo di connessioni, cosa che in realtà a mio avviso non è così frequente, quindi preferisco spiegarvi come definire tutte queste tipologie di ruote dentate semplicemente con la funzionalità di tipologia generica. E andiamo immediatamente a farlo. Andiamo a definire innanzitutto un accoppiamento tra ruote dentate, e per farlo dobbiamo definire l'asse di rotazione o di traslazione degli elementi che vogliamo accoppiare. In questo caso si parlerà di assi di rotazione, e quindi basta definirgli il pin, quindi la connessione cerniera della prima ruota, e in questa casella gli andiamo a dare il diametro. In questo caso digito 200 perché è l'effettivo diametro di questa ruota, ma volendo possiamo dargli il valore che più ci piace e che più ci fa comodo. Andiamo poi su ruota 2, anche qui andiamo a selezionare la connessione cerniera di questa ruota, e anche qui nella medesima casella gli andiamo a dare il diametro che vogliamo considerare per questa ruota. Io in questo caso gli do sempre il diametro esatto di questo oggetto, ma come dicevo prima non è strettamente necessario. Questo semplicemente gli serve al Creo Parametric per definire il rapporto di trasmissione, che poi viene calcolato di conseguenza e che sarà proprio il rapporto tra 200 e 100, come indicato chiaramente anche qui sotto la finestra proprietà. A questo punto clicchiamo su OK, la connessione ingranaggi è definita, e quindi se con il CTRL ALT tasto sinistro andiamo a ruotare la prima ruota, noteremo che gira anche la seconda in senso opposto con il corretto rapporto di trasmissione che noi abbiamo definito inserendo i vari diametri. Questo simbolo rappresenta appunto la connessione che abbiamo appena definito, lo possiamo selezionare e possiamo fare modifica definizione. Se invece che simulare un ingranaggio, quindi un accoppiamento tra due ruote dentate, vogliamo simulare, non so, una trasmissione mediante cinghia, nonostante ci sia la funzionalità specifica per questo, possiamo anche, ad esempio, cambiare il verso di rotazione della seconda ruota, quindi basta andare appunto sulla seconda ruota e cliccare su questa freccia. Di conseguenza viene mostrata una freccia diretta in maniera opposta, e quindi ci fa capire che il verso di rotazione di questa ruota sarà concorde a quello della prima ruota, poiché hanno la freccia identica con stesso verso e stessa direzione. Gli diamo OK e noteremo che adesso, se proviamo a ruotare una delle due, la rotazione avverrà nello stesso verso, quindi in maniera non compatibile con un normale accoppiamento tra ruote dentate. Questo perché in realtà possiamo anche definire una connessione ingranaggi tra due ruote che non si toccano, nonostante io le abbia definite proprio in questo modo, ma posso tranquillamente andare a modificare l'interasse tra le due ruote, portandolo ad esempio a 200,
faccio un CTRL G per aggiornare e appunto adesso le due ruote non si toccano e posso ruotarle tranquillamente, ma posso anche tranquillamente ripristinare il senso di rotazione originale cliccando qui, gli do OK e quindi in questo caso sembra più un accoppiamento tra ruote dentate, però è possibile farlo anche tra ruote che non si toccano, che possono essere o su assi paralleli ma anche su assi non paralleli, come ad esempio nel caso di accoppiamenti tra ruote dentate coniche. Adesso andiamo a definire l'accoppiamento che vuole rappresentare e simulare il funzionamento di un pignone con una sua cremagliera, quindi andiamo di nuovo su ingranaggi, lasciamo sempre la tipologia generica, selezioniamo nuovamente il pin del pignone, tra virgolette, gli diamo sempre il suo diametro, 200, poi andiamo su ruota 2 e andiamo a selezionare la connessione corsoio, o meglio la direzione del grado di libertà, che è questa freccia che vediamo. Ok, in questo caso il rapporto di trasmissione viene calcolato automaticamente, lo vediamo sotto proprietà, in modo tale che ad ogni rotazione completa della ruota, quindi del pignone, la cremagliera si sposta esattamente di un valore pari al perimetro di questa ruota, che in questo caso è proprio 628,31 eccetera eccetera millimetri, poiché il diametro di questa ruota l'abbiamo definito come 200 millimetri. Quindi è dato proprio dal calcolo del perimetro di questa circonferenza. Gli diamo OK, controlliamo che il verso di rotazione sia corretto. In realtà non lo è, nel senso che la cremagliera si sposta nel verso sbagliato, ma anche questa è una cosa che possiamo verificare come abbiamo fatto adesso noi, ma anche andarla poi a correggere andando sempre su ruota 2 e cambiando il verso di spostamento. Gli diamo OK, adesso noteremo che il verso di spostamento è più sensato e più corretto. Sempre con lo stesso strumento che troviamo nell'ambiente meccanismo, quindi sempre cliccando su ingranaggi, possiamo andare a definire un accoppiamento vite-madrevite. E in questo caso andiamo a selezionare come ruota 1 la connessione cerniera della vite, in questo caso si sovrappongono, quindi dobbiamo fare molta attenzione a selezionare la connessione che presenta l'indicazione ROT, che sta per rotazione. Ok, anche qui gli devo dare un diametro, io per il momento gli do il diametro esatto della vite che ho disegnato, poi vado su ruota 2 e gli seleziono la connessione di traslazione, ovvero la connessione corsoio della madrevite, con una certa attenzione. In questo caso non gli devo inserire nessun valore, posso eventualmente gestire il verso di spostamento della madrevite in base alla rotazione della vite, per il momento lo lascio così e eventualmente lo verifico. Gli do OK e noteremo che c'è questo tipo di spostamento. Quindi girando la vite, la madrevite in questo caso si sposta verso il basso, che in realtà è corretto. Una cosa di cui non vi ho parlato è il fatto che se vado su questa connessione, cerco di selezionarla da qui, ritorno nella sua definizione, vado sotto proprietà. Lui per il momento sta utilizzando un rapporto di trasmissione in realtà abbastanza elevato rispetto allo standard, perché va sempre a considerare il perimetro della sezione della vite, che ricordiamoci aveva diametro 20, di conseguenza il suo perimetro è 62 mm, qualcosa. Ma se voglio, ed è in genere in questo tipo di connessione più importante, devo definire uno spostamento della madrevite pari al passo dei due elementi, quindi della vite e della madrevite. In genere un passo può andare, non so, da 1 millimetro fino a 5, forse 10 millimetri. Io in questo caso esagero un po', gli do un passo un pochino più alto, facciamo 20, sempre per renderlo un pochino più evidente. Quindi, se vogliamo definire un accoppiamento vitre-madrevite, dobbiamo sicuramente andare a definire un passo mediante la funzionalità definita da utente specifico che è pari proprio al passo della vite e quindi della madrevite. Ok, e infatti a questo punto noteremo che appunto abbiamo un movimento un po' più lento della madrevite rispetto alla rotazione della vite. Ok, a questo punto abbiamo affrontato tutti gli argomenti di cui vi volevo parlare, quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Un abbraccio a tutti, ciao!